Ciao a tutti amici tichettiani Buongiorno cari e bentornati sul nostro canale. Abbiamo dormito bene, tranne i cani che abbaiavano stamattina. E qualche accenno di bottiglione ieri sera. Meno male è venuto il ragazzo con la macchina, con la musica, ma dopo 5 minuti è andato via. Traduco bottiglione perché Fede, bottiglione è un termine che si usa in Spagna, che significa praticamente la movida notturna, la confusione dei ragazzi che si aggregano magari qui vicino con la musica alta, sgommano con le macchine. In Spagna lo chiamano bottiglione. Ieri sera sul tardi sono arrivati, hanno acceso un pochino la musica, però poi per fortuna sono andati via subito. Ma è anche il luogo che magari richiama, perché questo è un punto iconico di dove ci troviamo. Ricordiamo, si chiama la penisola di Calydon, ex isola collegata dal ponticino che abbiamo visto, E con i mulini di Calydon, anzi i mulini di Elounda, che è il paesino qui davanti. Pensate, c'è stato girato anche un film della Walt Disney negli anni 60. Abbiamo trovato ieri una bacheca che praticamente riportava queste informazioni della zona e ne vanno fieri di questo film degli anni 60. Quindi dopo Zorbas il greco abbiamo trovato un altro film, quindi Creta meta anche di film. Esatto, tranquilli che il vento c'è sempre, non è andato via. È incredibile, abbiamo trovato più vento qui a Creta che alle Canarie. Dicono che le Canarie sono le isole ventose per eccellenza, ma come ce n'è qui è una roba incredibile. Accendiamo adesso il motore di Charlie e riattraversiamo il ponte che ci ha fatto venire su quest'isoletta. Ci ha retta l'andata, ci regge anche il ritorno. Vorrei vedere. Anche se ieri sera abbiamo mangiato e quindi il peso nostro è aumentato. Il tuo, dai, il mio no, dai, Vabbè, via, ma vi prego. È uno spostamento di peso dal frigorifero alla pancia, quindi il peso è lo stesso. Esatto. Quindi si passa. Ma senti a che va a pensare, cioè, di mattina quali sono i ragionamenti, ma mi capite come sono messa io, mi capite? Cioè. Ora è uscito anche il sole, vedete questi due mulini che sono senza le pale. Quello è il ponte che dobbiamo attraversare e sulla sinistra c'è un altro che ieri quando abbiamo fatto due passi qui fuori avevamo pensato che fosse crollato, in realtà era errata. Era un ponte levatoio di legno, quindi la struttura di mattoni, di pietre è lo stesso, ma manca tutta la parte di legno che era basculante per fare passare le barche da una parte all'altra e per proteggere l'isola, che a quel punto era veramente un'isola, era isolata quando il ponte era alzato. Ci sono i pescatori qui a destra, c'è il signore che vernicia la sua barchetta da pesca. Percorriamo il ponte. Il ponte, tienici. Queste che sembrano delle risaie in realtà sono i resti dell'antica Olous. Si tratta di una città sommersa, pare che si vedano dei resti di alcuni mosaici addirittura e che nel pieno della stagione estiva organizzino, diciamo, delle escursioni in snorkeling, cioè con la maschera e le pinne, per andare a vederli. Stiamo passando nuovamente nel paese, nel borgo di Elounda, per raggiungere un piccolo punto, che poi tanto piccolo non è un porticciolo poco più avanti che si chiama Placa Marina e saranno 3-4 km mi pare, vero? Sì, è vicino. È vicino e è un punto strategico, poi adesso vi spieghiamo perché. Ci siamo spostati da quel punto, abbiamo parcheggiato Charlie e come vedete dietro di noi abbiamo un altro scenario. Quello che vi ho accennato prima, cioè un punto molto interessante, perché abbiamo scoperto una storia che ha del mistero e dei brividi, diciamo così. Dell'inquietante, ecco, la parola esatta è inquietante. Questa dietro di noi, ovvero l'isola di Spinalonga, viene detta anche l'isola, diciamo, della vergogna. L'isola è situata nel golfo di Mirabello. Proprio per la sua posizione strategica fu presa di mira dalla Serenissima veneziana e fu il porto più importante, la roccaforte più importante per i veneziani su tutto il mare Egeo.
fino a quando nell'anno 1715 arrivò l'impero ottomano, presero questa fortezza e quindi passò sotto il controllo dell'impero turco. La piccola isoletta di Spinalonga è raggiungibile dal porticciolo qui a fianco a noi di Placa Marina. Negli ultimi anni è diventata un'attrazione turistica. Quest'isola è circondata da un alone di mistero e è questo un po' che attrae tutti i turisti, perché sono curiosi di andare a scoprire la storia che c'è dietro. Fin dai primi dell'anno 1900 fino al 1957 era un lebbrosario, quindi questa era la sua fama anticamente. Su quest'isoletta venivano deportati, oltre che i malati appunto di lebbra, anche i personaggi, pare, a quanto abbiamo letto, politici scomodi. Con una piccola tratta di navigazione venivano reclusi su quest'isola e lasciati lì, diciamo abbandonati, questa è la parola più adatta. Grazie alla sua posizione così vicina alla terraferma si prestava bene, perché poteva essere, diciamo, rifornita di medicinali, di viveri molto velocemente e il trasporto dei malati era veloce, pur rimanendo isolati dal resto del paese. La cosa che ci fa venire i brividi, abbastanza agghiacciante, è che i malati non sapessero a cosa andavano incontro. Infatti quando venivano deportati su questa isoletta venivano fatti passare sotto un tunnel chiuso chiamato la Porta di Dante. Questo trasferimento era per i malati vissuto come un ingresso agli inferi. Purtroppo le condizioni dei malati tenuti sull'isola erano pessime, a quanto riportano i documenti. Vivevano in uno stato totale di abbandono, con poche medicine e poco cibo, lasciati proprio a se stessi e alla loro malattia. Si legge per assurdo che l'unica consolazione e l'unica cosa che avevano in abbondanza era il raki. Il raki, per chi non lo sapesse, è la grappa cretese che è una gradazione alcolica. Pare che bevendo questa grappa dimenticassero tutte le loro sofferenze e i loro dispiaceri. Questa situazione divenne insostenibile. Un abitante, diciamo, dell'isoletta, un esiliato, Epaminondas Romaundakis, nel 1936 decise di fondare una sorta di aggregazione fra questi malati per denunciare le condizioni disumane in cui venivano tenuti. Fondò una confraternita di tutti i pazienti di Spinalonga e dopo questi interventi, diciamo così, le condizioni dei malati piano piano nel tempo iniziarono a migliorare. Cercava di portare della musica, dei concerti, furono fatti degli interventi anche nelle singole abitazioni, perché i lebbrosi vivevano in piccole abitazioni ciascuno e all'inizio erano state proprio veramente lasciate in stato di abbandono. Questa confraternita mirò a risanare queste singole case con delle piccole opere di imbiancatura. Pensate, una cosa curiosa, arrivarono a togliere tutti gli specchi nelle abitazioni, perché il cruccio di un lebbroso era vedersi allo specchio e avere un'immagine deteriorata del proprio volto, del proprio corpo e andare sempre di più in una crisi profonda. Appunto crearono dei momenti di aggregazione e negli anni, col tempo, questa situazione lentamente migliorò. Questa confraternita fece un'opera di salvataggio nei confronti di questi pazienti. Tant'è che si dice nei documenti che addirittura le persone di questa confraternita, i pazienti di quest'isola, iniziarono a vivere insieme, a sposarsi ed ebbero anche dei figli. Piano piano questa situazione di degrado, uscì fuori dalle mura e dalla rocca di Spinalonga. Questa situazione arrivò anche al governo ellenico, che inizialmente aveva sempre fortemente voluto questa chiusura e aveva nascosto fortemente questa situazione agli occhi di tutta la nazione, fino a quando nell'anno 1957 il governo ellenico decise di portar via gli ultimi malati che erano rimasti nelle strutture di Atene, liberando, diciamo così, completamente l'isola da queste persone. Per un po' di anni rimase un'isola fantasma. Prima fu l'isola della vergogna e poi divenne l'isola fantasma, addirittura saccheggiata e depredata di qualsiasi cosa fosse rimasta là.
L'attenzione sull'isola di Spinalonga fu riportata alla luce nell'anno 2005, quando la scrittrice Victoria Hislop decise di ripercorrere un po' la storia, di andare a fondo, di tirar fuori quelle che erano state le vergogne, perché era legata tramite la madre a queste vicende di quest'isola. Quindi tutti i tentativi del governo ellenico divennero vani, cioè la volontà di insabbiare tutto quello che erano stati gli orrori nel corso degli anni, perché la scrittrice Victoria Hislop li riportò alla luce grazie al suo libro The Island e di una serie TV dell'anno 2010 che, diciamo, rese, passatemi il termine, giustizia a quelli che erano stati i malati sull'isola di Spinalonga. Come vi ho detto prima, al momento è rimasta solo un'attrattiva turistica, però questo suo alone di mistero, guardandola, rimane sempre. Noi siamo qui molto vicini alla costa e ha sinceramente un'aria un po' spettrale, quel suo stato di abbandono, guardandola e soprattutto conoscendo la storia che c'è dietro, prende un po' lo stomaco. Questa è un po' la sensazione che abbiamo avuto noi. Effettivamente questa storia mette davvero i brividi, si vedono benissimo dalla strada tutte le varie case, le costruzioni, le mura, e ci immaginiamo anche come un tempo si potessero sentire i lamenti. Non so se si sentissero effettivamente, perché comunque c'è una distanza ma non troppo eccessiva. Noi sulla base di questo racconto ora lasciamo questo luogo e cerchiamo di rendere anche il nostro video un pochino più allegro, portandovi a vedere delle altre mete poco più avanti. E questa, ragazzi, che vediamo qui dall'alto è Agios Nikolaos, ovvero San Nicola, come la maggior parte delle chiese in Grecia. Lo Sclaveniti, supermercato alla nostra destra, e si entra in Agios Nikolaos. Giù con le zucche. Faccio il giro di qua. Anche Agios Nikolaos ha delle stradine belle strettine, Noi di fatto cerchiamo il panettiere, non è che... Sì, infatti, cerchiamo un fornaio perché abbiamo finito il pane e, come vi abbiamo detto, oggi è sabato. Un altro appunto importante: la domenica la maggior parte dei supermercati, anzi direi tutti, e i negozi, quasi tutti, sono chiusi, specialmente quelli alimentari. Quindi a noi ci è venuto in mente, per fortuna, che stiamo finendo il pane e abbiamo detto: ma oggi è sabato, mannaggia, se non lo prendiamo domani niente pane. Quindi siamo praticamente nella strada centrale di passaggio in Agios Nikolaos, come vi abbiamo detto, però il problema è trovare un parcheggino, tanto Ino no, perché insomma Charlie in un parcheggino Ino non ci sta. Il panificio l'avremmo anche individuato e aperto, ma dove lo lasciamo, Charlie? Cioè, la strada è talmente stretta che se ci accostiamo un attimo e scendiamo al volo, poi le macchine non passano. Questo sì, è la zona del porto. Ci sarebbe anche la spiaggia, Bello inaccessibile, bello caotico. Tutto stretto in questi paesini, tutto stretto. Proviamo ad andare di qua, vediamo dove ci porta la strada. Piazza centrale, presumo. O che tutta Creta sia riversata su Agios Nikolaos. È un po' difficile da girare sta cittadina, sì, guarda sì. le salite. Guarda come è stretta, poi parcheggiano sui due lati e Charlie è gordito, è gordo. Exit, noi si va verso la exit. Ed eccola qui la beccheria, abbiamo trovato il parcheggio proprio davanti. Marta è andata a prendere il pane. Come vedete siamo in mezzo alla strada, facciamo questo acquisto e poi usciamo da questo caos infernale. Missione pane compiuta. E vai, si mangia! E vai. Fede era preoccupato,
per smaltire ci facciamo una bella camminata, guardate qui che salita, visto che eravamo di passaggio da un vecchio paese, un paesino tipico che ebbe un grande splendore durante l'epoca bizantina e veneziana, paesino di Crizza che era lungo la nostra strada. Dice che ci siano delle belle chiese, delle belle vie, le andiamo a vedere e così smaltiamo anche sì. tutto quello che ci siamo pappati. È bella impegnativa, questa salita, si sente sulle gambe. Forse siamo partiti troppo in quarta, bisogna rallentare. Abbiamo chiesto informazioni al signore, ha detto di salire da qui. Sembra quasi di passare in casa della gente. Qui abbiamo questa bellissima chiesa. Vabbè, comunque è meno impegnativa di quanto possa sembrare, dai, siamo già arrivati. Siamo arrivati nel terrazzo panoramico della chiesa, da qui si vede un bel panorama, si vede anche il mare in lontananza. Ciardi l'abbiamo lasciato nel parcheggio là dietro e qui a sinistra c'è anche la gola di Crizza con un canyon e la montagna che taglia proprio in verticale. Ora capiamo bene come mai Creta e anche questa zona è rappresentata in ogni illustrazione dalle olive e dall'olio d'oliva. Perché ragazzi, a perdita d'occhio, come si gira la GoPro, praticamente la maggior parte del territorio e del terreno è coperto da olivi. E è incredibile, da qui te ne rendi conto. A volte in mezzo ai paesi e per strada non ce ne rendiamo conto, ma hanno una produzione altissima. Vediamo spesso per strada anche vecchi frantoi o più moderni e c'è tanta scelta, quello è vero. Noi ce l'abbiamo già perché l'abbiamo comprato nel Peloponneso, quindi non ci siamo fermati ancora a chiedere il prezzo dell'olio. Se capita magari in un mercato vi faremo sapere l'olio di Creta a quanto lo vendono. Oddio che paura! Facevo la ripresa, mi hanno spaventato, mi hanno fatto fare un salto. Anche io l'ho visto Oddio e mio. facevo la foto, ma ha spaccato il timpano. Perché è mezzogiorno forse? No, è l'una. È l'una, Ha fatto un tocco tocco, solo. l'una. Noi abbiamo mangiato prima oggi. Che salto! E qui ci sono tutti i vicoletti, tutti belli colorati e anche belli arrampicati. Qui con Ciardi non ci si passa. Qualcosa è stato rimesso a posto e altri sono decadenti. Vedete qui c'è anche il cartello che indica la gola di Crizza. Il mistero però è come abbia fatto questo cretese a parcheggiare la macchina in questo punto. Proviamo a passare da questo spazio angusto. Questi tra l'altro sono i vicoli della Old Town. Guardate che portoni vecchi che hanno, che edifici storici. Abbiamo trovato questo pannello informativo che poi di fatto è la mappa di Crizza. Quello che ci salta agli occhi e che ci ha fatto un attimino, che ci ha sorpreso, è che ci sono in questo piccolo borgo, è proprio piccolissimo, 19 chiese, pensate un po'. E qui abbiamo anche la distilleria John e Michael dove producono vodka, la Blue Nar Vodka. Sapevamo del raki, cioè della grappa greca, cretese, ma non della vodka sinceramente, vedi? Si impara sempre qualcosa. Vero?
calzolaio, però guardate che albero gigantesco. E come vi accennavamo prima sul terrazzo della chiesa, abbiamo trovato questa immagine che riporta in un negozio appunto che lo vende il famoso olio d'oliva marchiato proprio Crizza. Pensate un po', questa pare essere la zona con gli alberi di olivo più vecchi, più secolari, e quindi a detta di loro questo è l'olio migliore di tutta Creta. Ne hanno fatto anche una cooperativa. E oltre all'olio vediamo con piacere che hanno anche delle belle bottiglie di vino. E l'olio, tra l'altro, leggiamo qui che ha vinto anche dei prestigiosi premi, come l'olio più buono della zona. Addirittura the best in the world oil, così dicono. Rimanendo in tema, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, anzi qui tira l'olio nella propria macina, direi. E di mulini infatti ne abbiamo trovati anche tanti. Anche in questa vetrina troviamo la vodka Blue Nar, che viene prodotta nella distilleria che abbiamo visto prima. Quando abbiamo cercato informazioni su Crizza abbiamo trovato anche che è il paese della ceramica. Ci sembrava strano non aver visto nulla e abbiamo trovato qui una bella vetrina colorata che mostra gli oggetti appunto fatti con la ceramica. Ha cotto un po' di olive. Qui abbiamo anche un frantoio e vediamo negozi che vendono olio da tutte le parti. Guardate questa bella casa colorata. Expecting everything to fall, that I will end up alone. Qui abbiamo anche il box per i libri, quindi qui più che altro abbiamo fumetti, quindi se vuole leggere Zio Paperone in greco. Lungo la costa nord dell'isola di Creta in direzione ovest. Ci siamo spostati e abbiamo raggiunto la spiaggia di Malia, che è tipo 35-39 km prima della città di Heraklion, che è il capoluogo dell'isola, ve lo ricordiamo. Capoluogo di Creta. E sarà una anche delle prossime tappe. Presumibilmente domani, perché è domenica
e sicuramente città grande si girerà molto bene. Stiamo scivolando perché c'è la sì. sabbia in discesa. Facciamo una passeggiata intanto. Quindi dicevo, probabilmente abbiamo scelto proprio di andarci la domenica perché sarà più facile, o almeno speriamo, parcheggiare Charlie. Ci siamo già passati per un passaggio veloce e abbiamo visto insomma che è bella congestionata, quindi probabilmente si spera insomma la domenica sia più tranquilla. E su questa spiaggia molto particolari ci sono delle anfore che ora vi mostriamo tra poco. Vedete queste anfore messe qui che fanno bella mostra di sé. Sono anche belle grosse, come potete ben vedere. Ci siamo resi conto, ragazzi, solo adesso che abbiamo dato per scontato il nome di quest'isola, ovvero Creta. Però adesso, vedendo queste anfore di Creta appunto, o argilla, ci siamo resi conto, come vi dicevo, che non vi abbiamo spiegato. Ovviamente il nome Creta deriva proprio dall'argilla, cioè dalla grande quantità di creta o argilla, che sono sinonimi, che si trovano proprio su questa grande isola e che gli abitanti in anni hanno scoperto e usato per costruire vasellame, piatti, ceramiche e quant'altro. E infatti anche tutte le montagne che abbiamo attraversato in queste settimane sono appunto fatte di argilla, sono tutte molto rossastre. Quando il sole è basso e ci picchia addosso esaltano questo colore molto particolare, che è lo stesso colore di questi vasi. E sono anche molto porose, abbiamo visto, proprio perché l'argilla o la creta che sia è un materiale duttile, quindi facilmente modellabile. Passeggiando siamo arrivati in questa spiaggia, abbiamo visto queste mega anfore e è venuto spontaneo questo pensiero. Che spiaggia che abbiamo qui. Lì c'è un altro vaso, vediamo se riusciamo a raggiungerlo perché non si cammina molto bene. Qui occhio a dove si mettono i piedi, sono pieni d'acqua questi buchi. Qui si forma anche la piscina. Questa è la piscina invece quella a mare aperto. Ah, c'è anche la targa, guarda. Vediamo se è scritto in italiano. Non è scritto in italiano. Tutte le lingue tranne l'italiano. Però dice che è un'anfora che è stata fatta dalla regione di Trapsano circa 350 anni fa. E il suo nome è Koronios. Quindi quest'anfora avrebbe 350 anni. Leggendo meglio e più approfonditamente il pannello illustrativo c'è una parola che a noi è molto cara, ovvero questa qui. C'è scritto mirminchia che significa formica. Ve lo ricordate, no? Abbiamo fatto l'accenno anche qualche video fa quando queste mirminchie sono ritornate in ballo, ma qui ha un senso. Abbiamo tradotto dall'inglese e praticamente questa anfora ha dei solchi proprio volutamente scanalati, diciamo così, su tutto il perimetro, sulla sua rotondità. Su questi piccoli solchi veniva depositata l'acqua e serviva molto intelligentemente ad allontanare le formiche perché non si arrampicassero e da terra non arrivassero, diciamo, al bordo per poi entrare dentro, perché all'interno venivano custodite delle semi, delle sementa, quindi questa era una forma di protezione di ciò che conteneva all'interno. Veramente intelligenti, vero? Sì, sì. Accanto alla spiaggia che abbiamo appena visitato c'è la spiaggia di Potamos. Ci sono anche diversi camper parcheggiati
Qui ci sono le torrette per i bagnini. Lì c'è un altro van, lì c'è un semi-integrale, lì c'è un camion camperizzato, un camper che è più un camion, e qui l'ingresso principale.